Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. Ciao a tutti e bentrovati un'altra volta qui su Pianeta Mountain Bike. Quella che vedete, lo sapete, la stavate aspettando, è la Rock Rider Race 900, la hardtail di Decathlon pensata per gareggiare, per coloro che con un budget limitato hanno comunque i watt nelle gambe per andare a sverniciare con arroganza le biciclette da 1000 e 1000 e 1000 euro. Ragazzi, stiamo parlando della Race 900, andiamo a raccontarvi il test che abbiamo fatto. Ma prima, come ogni volta, la cosa più importante di tutti, iscrivetevi al canale cliccando sul bottone rosso qui in basso. Vai. Naturalmente, essendo una bicicletta Decathlon, la Rock Rider Race 900, la cosa più importante che scatta subito all'occhio è il prezzo. Questa è una bicicletta che al pubblico viene venduta a 3.299,99 euro, che per come è montata dobbiamo dire che è veramente poco, perché se pensiamo che prima di tutto ha la trasmissione wireless, quindi quella senza fili, e stiamo parlando dello SRAM GX AXS, 1x12 velocità, quindi una sola monocorona anteriore e 12 velocità posteriore con pedivelle in alluminio. La forcella è una RockShox Reba con controllo remoto al manubrio, che è il Combi Lock di Rock Rider, di cui parleremo dopo, ma non siamo stati super soddisfatti di questo componente. Tutto il resto invece abbiamo il telaio che è realizzato in carbonio unidirezionale sotto specifiche di Rock Rider. Abbiamo anche quello che è il reggisella, che in questo caso è fisso sempre in carbonio, una sella che esce dal compartimento di Fizik, ma abbiamo addirittura le ruote in carbonio. Sono Reynolds TR con canale da 30 anteriore e da 28 posteriore. Questa è una cosa molto importante perché è veramente difficile trovare in commercio una bicicletta a questo prezzo con telaio, ruote in carbonio e trasmissione wireless. Quindi dobbiamo assolutamente dire che la forza di questa Decathlon Rock Rider Race 900 è il prezzo, ma non è una bicicletta che va male, tutt'altro, anzi è una bicicletta che sui sentieri si è comportata molto bene. Ci è piaciuta, qualcosa da sistemare soprattutto nelle geometrie che non sono tra le più aperte in assoluto, ma sono ideali per chi vuole iniziare a sgasare, per chi vuole iniziare a gareggiare e per chi ha quella gamba per andare forte con qualsiasi bicicletta, perché tanto in fondo contano le gambe. Parlando di geometria, andiamo un po' a guardare le quote geometriche di questa Rock Rider Race 900. Sono delle geometrie abbastanza tradizionali, abbiamo un angolo di sterzo di 68 gradi, quindi né troppo chiuso né troppo aperto. Una buona via di mezzo, soprattutto per chi vuole gareggiare nel mondo delle marathon e del gran fondo, quindi dove magari le difficoltà tecniche non sono super elevate, e avere un angolo di sterzo leggermente più chiuso magari permette di andare un po' più in avanti più facilmente con le spalle, con il busto, e quindi caricare un po' di più l'anteriore. Il reach è anche qui né troppo lungo né troppo corto, abbiamo 445 mm in taglia L. Anche qua abbiamo un reach che sta un po' nella via di mezzo, né iper lungo che ti costringe a cambiare taglia, né così corto da essere una bicicletta diciamo di vecchio stampo. Abbiamo proprio una bicicletta equilibrata. Quello che è un po' più lungo rispetto al normale è il caro posteriore, che è da 435 mm. Cosa significa avere un caro posteriore lungo? Significa avere un wheelbase più ampio, quindi una bicicletta molto più attaccata a terra, sullo scorrevole e sulle discese veloci ad alta velocità, ma una bicicletta che è un po' meno agile nello stretto, e questo è un po' quello che abbiamo sentito nella Rock Rider Race 900. Anche in salita ha un po' meno trazione, soprattutto quando si va su salite molto ripide. Diciamo che il caro così lungo non permette di stare seduti bene sulla ruota posteriore, quindi schiacciare il retroteno e avere tanta trazione.
ti costringe ogni tanto a magari a stare più in punta di sella per andare a spingere verso il basso il retrotreno, andando a consumare un po' di più i muscoli delle gambe, fare un po' più fatica di quello che invece potrebbe essere avere un carro più corto. Altra cosa che il carro così lungo ci ha fatto sentire è in fase di stacco, quando si vanno a prendere dei salti, dei drop, la bicicletta è molto lunga e quindi praticamente sembra che non finisca più la bicicletta. Quando si carica la bicicletta per uscire dal dente del salto, il retroteno è sempre lì, sempre lì, sempre lì, sembra che non voglia mai uscire dal dente e quindi si fa veramente fatica a saltare rispetto a una bicicletta con un carro più corto. L'altra cosa è che per avere una trazione ottimale, soprattutto quando il terreno è viscido oppure le condizioni del terreno sono sdrucciolevoli, si ha delle salite con magari della ghiaia, così a quel punto bisogna abbassare la pressione più del dovuto con un carro così lungo. Per questo una delle soluzioni che abbiamo adottato anche in questo test è quello di utilizzare degli inserti antiforatura. In questo caso, come in tanti altri, abbiamo i Packe Volite di Andreani che ci permettono di andare ad abbassare tanto la pressione ma comunque andare a salvaguardare un po' il cerchio, che comunque in questo caso è ancora in carbonio. Vi ho un po' raccontato a grandi linee cos'è la Rock Rider Race 900, ma voi siete qua per sapere come va sui sentieri. Partiamo da quello dove pensavamo di avere più problemi, ovvero la discesa, perché una hardtail così pensavamo fosse un po' lenta e macchinosa in discesa. In realtà l'abbiamo trovata una bicicletta molto stabile in discesa. La cosa che più ci è piaciuta è il fatto che il telaio non sbacchetti quasi per niente, anzi la lavorazione del carro posteriore, che in questa zona ha una nervatura molto presente, permette di andare a smorzare molto bene quelle che sono tutte le vibrazioni che arrivano dal terreno e anche dare una certa morbidezza alla bicicletta in discesa. Ce l'aspettavamo appunto rigida, super scontrosa, difficile da guidare, ma tutt'altro. Forse anche perché, essendo appunto con il carro così lungo, è molto attaccata al terreno, quindi è una bicicletta super stabile ed è anche morbida al posteriore, dove morbida non vuol dire che si siede, ma è una bicicletta che non va a dare colpi nervosi o a sbacchettare oppure a farti trovare fuori traiettoria quando magari sbagli e devi andare a correggere. Cosa che aiuta anche nel mantenimento delle linee, soprattutto in discesa, sono le ruote con canale diverso. Il canale da 30 anteriore, quindi più largo, permette di avere più controllo, più precisione di guida, mentre il canale più stretto posteriore aiuta un po' ad essere più agili, quindi possiamo dire che ha una sorta di effetto mallet, anche se comunque siamo su 29-29, con un canale un po' più largo davanti e un canale più stretto dietro che dà più controllo anteriore e un po' più di fluidità e reattività al posteriore. Come abbiamo detto, il fatto di essere una bicicletta molto stabile alle alte velocità però non la rende una bicicletta difficile da guidare invece quando le velocità sono più basse, soprattutto nei tratti più tecnici in discesa, quelli che si affrontano a velocità più basse, quasi da fermi, quasi in surplus, dove bisogna lavorare molto di baricentro, molto di core. Questa bicicletta permette di passare agevolmente. Addirittura diciamo che abbiamo riscontrato anche come tempi la Rock Rider Race 900 ci ha dato delle belle soddisfazioni, perché Lorenzo, il nostro tester, con questa bicicletta ha staccato il suo terzo miglior tempo nel pistino dove proviamo tutte le biciclette, soprattutto dove proviamo le hardtail, e questo terzo miglior tempo è stato fatto la prima volta che è stata utilizzata la Rock Rider Race 900 sul pistino, quindi possiamo senza dubbio dire che questa è una bicicletta ready to race. La si prende, la si porta a casa, ci si sale sopra e si è pronti a dare dentro di gas. Abbiamo parlato della discesa, ma anche in salita la Rock Rider Race 900 non si comporta per nulla male. È una bicicletta che dà il meglio di sé non tanto sulle salite super tecniche ma su quelle molto scorrevoli e lunghe. Pecca un po' in quello che è la reattività, anche se comunque avendo il tubopiantone bello rigido, bello solido, quando si va a spingere sui pedali non si ha troppo movimento nella zona del movimento
movimento centrale, quindi si ha una buona trasmissione di potenza, però comunque è una bicicletta che in questo allestimento pesa 10,7 kg, quindi iniziamo a essere su un peso diciamo medio alto per essere una hardtail di media alta gamma. Detto questo, ci sentiamo di dire che benché si chiami Race 900 con geometria XC, per noi questa bicicletta è molto portata alle gare sulla distanza, quindi alle marathon e alle gran fondo, piuttosto che all'XC. Questo proprio perché avendo una geometria abbastanza contenuta, non troppo aperta all'anteriore, sicuramente non è super agile in quelli che sono i passaggi più estremi dell'XC moderno, ma è veramente perfetta per quello che è una gran fondo o una marathon. In tutto questo l'abbiamo trovata anche molto comoda, perché come dicevamo prima il caro posteriore permette di assorbire abbastanza quello che sono le vibrazioni o comunque le asperità del terreno, quindi di non andare a scaricare molto sulla schiena, e questo alla lunga, sulle lunghe distanze, dopo le 4 le 5 ore, permette di essere più freschi, più riposati. Quindi per noi è una bicicletta adatta soprattutto alle gran fondo e alle marathon, anche perché ha due piccoli particolari, due piccoli dettagli che secondo noi sono fondamentali: quello di avere la possibilità di montare due portaborraccia, quindi sia sul tubo obliquo sia sul tubo piantone, e anche l'alloggiamento già predisposto per quello che è la camera d'aria relativa a bombolette di CO2 e cacciacopertoni. Quindi questo la rende perfetta per avere tutto l'occorrente per andare sia a idratarsi in maniera corretta, magari avendo una borraccia acqua e l'altra borraccia sali, anche perché in quella nel tubo obliquo ci sta una borraccia da 750 millilitri, quindi più grossa rispetto a quella da mezzo litro, e in più anche quello per riparare in caso di foratura. Quindi Rock Rider Race 900 per noi di Pianeta Mountain Bike, una bicicletta da gran fondo e marathon piuttosto che per l'XC tecnico. Abbiamo parlato dell'alloggiamento predisposto per la camera d'aria, che è una delle cose che ci è piaciuto, come ci è piaciuto molto lo shelter integrato qui sul tubo orizzontale che va a proteggere il tubo in caso di caduta quando si gira completamente il manubrio. Questa è una delle cose che ci è piaciuta molto, si può sostituire, ma così trasparente lascia vedere molto bene la grafica. Secondo noi è molto accattivante, nonostante sia iper semplice, perché è un bianco con scritte nere, tra l'altro la scritta Rock Rider da un lato è più grande e dall'altro invece è più piccola, un bianco molto raffinato con queste grafiche super sottili che richiamano quello che può essere, almeno secondo noi, un circuito elettrico, quindi dà l'idea di qualcosa di potenza, e questo è il circuito elettrico, sono i cavi che sprigionano tutta l'energia che arriva dalle nostre gambe, quindi questo è il circuito elettrico, ma il vero core sono i nostri watt. Quello che non abbiamo troppo apprezzato invece è il comando Combi Lock al manubrio, quindi un comando rotante che va a bloccare la forcella. Non ci è piaciuto perché l'azionamento è un po' troppo semplice, ci è capitato più volte di azionarlo magari nelle sezioni in discesa dove eravamo un po' più al gancio, quindi non eravamo super lucidi, e l'altra cosa è che per azionarlo spesso si va a toccare il freno davanti, quindi è forse l'unico componente che non ci ha soddisfatto di questa bicicletta. Sì, lo so cosa state pensando, probabilmente molti di voi sostituirebbero anche i freni Level T perché non sono super performanti, ma comunque in questo caso sono andati abbastanza bene per essere degli SRAM Level, che sappiamo avere pregi e difetti, più difetti che pregi. Per tirare le somme sulla Rock Rider Race 900 non possiamo non dire che è una bicicletta da gara, pensata per chi vuole gareggiare. Decathlon ha sfornato la serie Race proprio con l'idea di offrire delle biciclette pronto gara sia per chi vuole iniziare a mettere il numero davanti al manubrio, quindi chi vuole iniziare a entrare nel mondo del gran fondo e delle marathon, di provare l'ebbrezza, la pelle d'oca delle partenze ogni domenica, andando a spendere relativamente poco per quello che è il mondo delle biciclette da gara,
con la Race 900, quindi è veramente quella bicicletta pensata per chi vuole gareggiare, vuole fare Gran Fondo e Marathon. Potremmo riassumere in due parole la Rock Rider Race 900 dicendo che è una mountain bike competitiva nel prezzo, ma anche quando la si porta in gara. Questa era proprio l'idea di Decathlon quando ha voluto lanciare questa bicicletta. In gamma sopra di essa c'è solo la Team Edition, quella con demontaggio molto simile, manubrio in carbonio e trasmissione XX1 AXS, ma questa bicicletta, quindi una bicicletta a 3.300 euro così montata, è veramente la porta d'ingresso alla grande per iniziare a gareggiare. Qui è tutta sostanza e poco bla bla bla, come vuole dire anche lei con arroganza: catch me if you can, prendimi se ne sei capace. E con queste due parole chiudiamo il video con i 3 consigli finali di Pianeta Mountain Bike, ovvero iscrivervi al canale cliccando sul bottone rosso qui in basso, che per noi è super importante, mettere un bel like a questo video e soprattutto gas aperto. Alla prossima! Abbiamo staccato il miglior tempo. Non l'ho staccato io, ma l'ha staccato Lorenzo, perché Lorenzo è molto più giovane e più forte di me, solo più giovane, perché sennò io sono molto più forte relativamente agli anni. Comunque, a parte questa cagata, no, lascia andare. Era il terzo comunque, il terzo infatti era quello. E no, comunque non è nello stretto, posso stoppare. Si stoppa.